Un topic di cui volevo parlare era la programmazione automatica, o meglio, il non scrivere codice e il permettere, diciamo, ai tool di intelligenza artificiale di scrivere il codice al posto tuo. E su questo diciamo che ho visto il post di Antirez di recente e io mi trovo d'accordo con quello che dice. Parto già così perché ha senso definire il proprio posizionamento, secondo me. E un anno fa, o un anno e mezzo fa, non mi trovavo in questa condizione, nel senso che pensavo, prima pensavo e poi mi sono reso conto che il codice che veniva scritto, in base al modo in cui io mi esprimevo, comunicavo con questi modelli, veniva trasmesso in modo efficace o meno e sulla base di come anche io lo comunicavo. Questo è un primo punto. La seconda cosa è stata la qualità del codice, che è migliorata drasticamente nell'ultimo anno, fondamentalmente, a partire da il solito Cloud Opus 4.6. Io inizialmente, tra l'altro, lo usavo solo da chat, per un discorso anche lavorativo non avevamo l'integrazione con Cloud Code e fuori dal lavoro non mi era capitato, non avevo avuto l'occasione, diciamo, di provarlo. Nel momento in cui ho cominciato a provarlo ho avuto quella sorta di frenziness che descrivono molti, quindi sono entrato, ho detto ok, cazzo, adesso posso fare l'app A, l'app B, l'app C. Poi ho fatto l'abbonamento un po' più largo per dire provo a vedere le capacità che ha, provo a vedere come mi estende la visione, provo a implementare delle idee e questo mi ha dato la possibilità di vedere in modo molto più veloce, di iterare e capire perché le mie idee cioè, le avevano già avute altre persone, non che fossero scontate, ma era un'idea che molti magari dicevano ah, posso fare questo, posso fare quello, e quindi c'era poca frizione a livello di implementazione. Arrivavi subito e il tuo risultato era molto omologato. Infatti adesso si trovano un sacco di applicazioni che sono simili, applicazioni che magari risolvono un determinato problema, ce ne sono 3-4 che sono uguali, l'interfaccia è più o meno sempre la stessa, cambia in funzione del linguaggio, magari del framework che utilizzano, del front-end, magari fanno qualche accorgimento a livello di palette, ma tra parentesi si vede che è tutta gente che fa back-end non sa un cazzo a livello di colori. No vabbè, non è che non sa un cazzo, ma non si mettono lì a sistemare, diciamo, determinate cose, è più concentrato sulla funzionalità e tra l'altro in molti casi non ci si preoccupa molto, ci si preoccupa molto dell'idea e del fatto di consegnare la cosa velocemente e di fare l'adozione. Eh, ecco, diciamo che questa cosa qua, secondo me, della programmazione automatica, adesso è molto attuabile. Cioè, è veramente arrivata a un livello che non ha più bisogno di, di essere, eh, non dico messo in discussione, ma deve essere messo in discussione perché se qualcuno non riesce a utilizzarla vuol dire che c'è un problema. Non riesce a comunicare, non riesce a fare documenti di design, non riesce a fare architettura, non riesce a spiegare quello che vuole fare, non sa strutturare il proprio lavoro, a livello organizzativo non capisce cos'è una visione di insieme magari. Non lo dico con tono accusatorio, ma lo dico proprio come consapevolezza interiore nei confronti anche di se stessi e degli altri, perché quando lavoriamo in team è importante avere la consapevolezza dei propri limiti, chiedere aiuto se c'è bisogno, confrontarsi e secondo me nella mia esperienza lavorativa ci sono parecchie situazioni in cui le persone fanno fatica a comunicare le cose, in cui fanno, tra virgolette, steering, cioè tirano dalla loro parte, diciamo,
secondo la loro visione perché credono che sia quella giusta e tecnicamente erano liberi, tra virgolette, di fare ciò che volevano perché avevano la capacità di tradurre un requisito, di fare un requisito tecnico a volte, oppure non facevano neanche il requisito tecnico, facevano l'implementazione. Adesso non c'è più questo, o meglio, al momento c'è ancora, ma mano a mano verrà ridotta questa cosa qua. Probabilmente a livello alto, comunque, cioè un controllo a livello di codice ce l'hai, soprattutto se sei in ambito corporate o hai sistemi produttivi che sono sensibili, e soprattutto se è un qualcosa di come dire, che magari qualcun altro a livello di codice guarda, fa review e ci deve mettere le mani, deve implementarlo a sua volta. È importante, però cioè, anche a questo livello in realtà dovresti definire i contratti, le interfacce di scambio. Ci sono tanti livelli che sono astratti, che sono di ingegneria, architettura del software, che però alla mercé del fatto che ci sono dei ritmi di sviluppo e ci si concentra sempre di più sui competitor, si spinge un sacco sul fatto di iterare veloci e queste parole diventano, diciamo, appannaggio di chi vuole fregiarsi di lavorare bene, diciamo. Poi nella pratica non funziona così. Cioè, e quando ti trovi banalmente anche sul fatto di servire applicazioni web che hanno dei limiti, però le richieste che fai, la tipologia è incompatibile magari con la struttura software che stai facendo, devi passare da una get che ha 1 miliardo di parametri nella query a una post perché la query appunto ha dei limiti proprio di implementazione. Ecco, quindi, quindi niente, secondo me questo ad esempio è un problema che non ci si porrebbe più, perché semplicemente quando descrivi una tipologia di gestione del dato e definisci dei vincoli, è il modello stesso che, tra virgolette, conosce e sa prendere una strada piuttosto che l'altra. In realtà tu stesso, se hai questa esperienza, puoi impartire questa cosa dicendo c'è questo vincolo e quindi dobbiamo andare per questa strada. In questo caso è un'eccezione, negli altri casi non lo devi fare. Però programmazione automatica è ormai fattuale, cioè non si può prescindere da questo e si tratta di riuscire a capire come interagire con questi oggetti in maniera efficace e senza avere la paura di essere lasciati indietro, secondo me. Quello che vedo invece che è complesso è la gestione cioè la parte non tech, non avendo grounding su questa roba, non riesce a capire effettivamente quando un professionista è già capace e non sta dicendo cazzate, oppure da chi invece è un AI enthusiast, non sa fare niente, magari dal punto di vista del codice è proprio quello che si definiva una volta vibe coder, però eh, senza riuscire a definire i casi limite, come approcciare delle strategie di failure, eh, eccetera. Io vedo molto il problema che si è spostato e lato da questo punto di vista nella selezione del personale e sicuramente anche col fatto che le candidature adesso vengono in qualche modo normalizzate nel senso che fai fatica a capire la differenza tra una e l'altra e si appiattiscono, però la differenza lo fa la testa a questo punto, si sposterà tutto più sul system design in teoria, vedremo.